Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo come realizzare questo borsellino con chiusura clic-clac da 12,5 cm. Partiremo dalla realizzazione di un mini fondo ad uncinetto di forma semilovale e proseguiremo poi con la realizzazione di questo punto, un punto fantasia molto semplice da realizzare, romantico e leggermente traforato. E concluderemo poi il nostro progetto vedendo insieme come applicare e cucire correttamente una chiusura clic-clac. Spero troverete questo tutorial interessante ma soprattutto di ispirazione. Se è così fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E ora andiamo a vedere insieme tutti i materiali che ci servono per realizzare il nostro progetto. La chiusura clic-clac che ho scelto per questo progetto misura 12,5 x 5,5 cm. In colorottone con dei carinissimi pomellini rossi è una chiusura a marchio Prim che si chiama Allegra. Potete trovarla in tutti i negozi che rivendono i prodotti Prim oppure direttamente nella mia pagina di consigli per gli acquisti Amazon che vi lascio nel box informazioni subito qui sotto il video. Oltre a due pratici gancetti presenti qui sui laterali ai quali se lo desideriamo possiamo attaccare una catena, la nostra chiusura presenta lungo tutto il suo perimetro dei piccoli forellini. Andremo a sfruttare questi fori e a cucire passandovi all'interno in modo da unire la nostra lavorazione ad uncinetto alla chiusura clic-clac. Se non riuscite a trovare questo specifico modello di chiusura, potete andare a sostituirla con qualsiasi chiusura clic-clac che misuri almeno 12,5 cm. Come filato andrò ad utilizzare il Cigno Italiano 4.0 di Intrecci Preziosi. Vi lascio il link al loro negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Si tratta di un filato in polipropilene lavorabile con uncinetto 3,5 oppure 4. Un filato intrecciato ad aghi che senza nessun supporto ha già un sostegno alto, lucido, presente in tantissime varietà di colore ed è ideale per borse e accessori home decor. E Spiga è il nome di questa meravigliosa tonalità di colore. Avremo poi bisogno di un ago con cruna in silicone abbastanza grande per il nostro filato, di marcapunti, di un paio di forbici, ago da cucito e filo di nylon trasparente per andare a cucire la nostra lavorazione ad uncinetto alla chiusura clic-clac. Fatto il cappio al nostro filo, cominciamo dalla base. Andiamo ad avviare 10 catenelle. Completate le catenelle, soprattutto se siete principianti, vi consiglio per aiutarvi di porre per un momento un marcapunti sull'ultima catenella lavorata, la numero 10. Proseguiamo ora aggiungendo 3 catenelle. Le 3 catenelle che abbiamo appena lavorato sostituiscono un punto alto. Dobbiamo ora tornare indietro, partendo dall'uncinetto, nella quarta catenella, che corrisponde alla catenella numero 10 con la quale abbiamo avviato il nostro progetto, quella segnata col nostro marcapunti. All'interno di questa catenella dobbiamo andare a lavorare 3 punti alti. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, possiamo rimuovere il marcatore e andare ad eseguire un punto alto. Sempre all'interno della stessa catenella lavoriamo altre 2 maglie alte. Questo sarà il risultato. Rivediamo velocemente questi passaggi. Abbiamo fatto 10 catenelle,
e aggiunto 3 catenelle in più, che sostituivano un punto alto. Siamo poi tornati indietro alla catenella numero 10, l'ultima delle nostre catenelle iniziali. All'interno di questa catenella abbiamo lavorato 3 punti alti. Proseguiamo ora lavorando una maglia alta in ciascuna catenella che ci si presenta, fino ad arrivare davanti all'ultima catenella del nostro giro. Nell'ultima catenella disponibile, che corrisponde anche alla prima catenella che abbiamo lavorato, dobbiamo andare ad eseguire 7 punti alti. Li andiamo a lavorare girando intorno alla catenella. Realizziamo il primo punto alto e su questo andiamo a posizionare un marcapunti che ci servirà come punto di riferimento per il prossimo giro. All'interno sempre della stessa catenella dobbiamo ora lavorare altri 6 punti alti. Mentre lavoriamo i punti, giriamo intorno alla stessa catenella e sull'ultima maglia alta lavorata andiamo a posizionare un marcapunti. Sull'ultima catenella disponibile abbiamo quindi lavorato 7 maglie alte e abbiamo messo un marcapunti sulla prima e sulla settima maglia alta. Ci troviamo ora dall'altra parte del lavoro e davanti a noi abbiamo le catenelle nelle quali abbiamo lavorato le maglie alte precedenti. Dobbiamo ora andare a lavorare una maglia alta per ciascuna catenella che ci si presenta. In particolare dobbiamo andare ad eseguire 8 maglie alte. Carichiamo quindi il filo, entriamo nella prima catenella che ci si presenta e vi lavoriamo un punto alto. Ripetiamo questo passaggio per le 8 catenelle che ci si presentano. Lavorate le nostre 8 maglie alte in ciascuna catenella, abbiamo davanti a noi la catenella numero 10, quella con la quale abbiamo iniziato il nostro progetto. Se ricordate, dopo aver fatto questa catenella, ne abbiamo aggiunte 3 che sostituiscono un punto alto e sempre nella catenella numero 10 abbiamo lavorato 3 punti alti. Sempre all'interno di questa catenella andiamo ora ad aggiungere altre 3 maglie alte e sulla prima delle 3 maglie alte andiamo a posizionare il marcapunti. Carico quindi il filo, entro nella 10ª catenella, metto un marcapunti sulla prima maglia alta e sempre all'interno della stessa catenella vado a lavorare altri 2 punti alti. Dobbiamo ora andare a chiudere questo primo giro del nostro fondo. Se ricordate, all'inizio abbiamo lavorato 3 catenelle che sostituivano un punto alto. Nella terza catenella, quella più in alto, andiamo a lavorare un punto bassissimo. Entro quindi nella terza catenella, quella più in alto, prendo il filo e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Al termine del primo giro questo sarà il risultato. I marcapunti che abbiamo applicato in questo giro ci permetteranno di lavorare con consapevolezza gli aumenti che ci serviranno nel prossimo giro. Ovviamente vediamo tutto questo insieme, passo passo. Iniziamo il secondo giro del fondo realizzando 3 catenelle che sostituiscono un punto alto. Davanti a noi adesso abbiamo 1, 2 e 3 maglie alte. Sull'ultima delle 3 maglie alte abbiamo posizionato un marcapunti. Su ciascuna di queste maglie alte dobbiamo andare a lavorare un aumento, quindi 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Il marcatore che abbiamo qui alla nostra sinistra ci indica l'ultima maglia
nella quale dobbiamo lavorare il nostro aumento. Cominciamo quindi dalla prima maglia alta, nella quale andiamo ad eseguire 2 punti alti. Andiamo nella maglia successiva e lavoriamo 2 punti alti. Siamo davanti alla maglia segnata col marcatore. Questa è l'ultima maglia nella quale dobbiamo lavorare il nostro aumento. Togliamo il marcatore e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Proseguiamo ora lavorando una maglia alta singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare davanti alla maglia assegnata con il marcatore. Siamo davanti al nostro angolo. La prima maglia nell'angolo è segnata con questo marcatore di colore rosa. L'ultima maglia nell'angolo è segnata con il marcatore di colore viola. Dobbiamo andare a lavorare un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, partendo dal primo marcatore su ciascuna maglia fino a lavorare l'ultimo aumento sul marcatore di colore viola. Vado quindi a togliere il marcatore rosa e sulla maglia che avevo segnato vado a lavorare 2 punti alti. Proseguo lavorando 2 maglie alte nello stesso punto fino ad arrivare davanti al marcatore di colore viola. Arrivati davanti al marcatore viola, lo andiamo a togliere e sulla maglia che avevamo segnato lavoriamo l'ultimo aumento. Proseguiamo lavorando una maglia alta singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare alla maglia segnata con l'ultimo marcatore. Abbiamo cominciato questo giro con 3 catenelle che sostituivano un punto alto. Prima di arrivare alle 3 catenelle abbiamo davanti a noi 3 punti. Il primo segnato col marcatore e poi 1 e 2. Partendo dalla maglia segnata col marcatore, su queste 3 maglie andiamo a lavorare un aumento. Tolto quindi il marcatore, lavoro un aumento sulle prossime 3 maglie alte. Fate ora molta attenzione a questo passaggio. Qui abbiamo la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente e le nostre 3 catenelle con le quali abbiamo iniziato il nuovo giro. Qui, sopra la maglia bassissima, dobbiamo andare ad eseguire un solo punto alto. Quindi carichiamo il filo, andiamo sopra la maglia bassissima e lavoriamo un punto alto. Per chiudere questo giro dobbiamo fare un'operazione un po' particolare. Allunghiamo la nostra asola e sfiliamo l'uncinetto. Abbiamo qui le nostre 3 catenelle. Dobbiamo entrare da dietro nella terza catenella, quella più in alto. In questo modo prendiamo l'asola e la poniamo sull'uncinetto. Con l'uncinetto portiamo l'asola sul retro del lavoro. In questo modo sfiliamo il nostro uncinetto e sappiamo che la nostra asola, che abbiamo portato sul retro, è composta ovviamente da 2 fili. Dobbiamo con l'uncinetto passare al di sotto del filo più lontano rispetto a noi, come se fosse la costa retro del nostro punto. Prendo il filo proveniente dalla rocca
e lo porto attraverso, generando così 2 asole. Riprendo l'asola che avevo lasciato sul retro del lavoro, trovandomi così 2 asole sull'uncinetto. Prendo il filo e le vado a chiudere insieme, ottenendo questo risultato. I passaggi che abbiamo appena eseguito insieme ci hanno permesso di creare la prima parte del primo punto del nostro nuovo giro. La parte superiore di questo punto la andremo poi a creare con la chiusura del giro. Dobbiamo ora andare a lavorare una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta. Andiamo quindi sul primo punto disponibile e passiamo solamente al di sotto della costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del punto. Prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Proseguiamo lavorando una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile, dobbiamo ora andare a concludere questo giro e a completare il fondo del nostro progetto. Per fare questo, realizziamo una chiusura invisibile utilizzando un ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo la nostra asola e la poniamo su un ago. Davanti a noi abbiamo il primo punto che abbiamo creato con il nuovo giro e abbiamo poi qui a sinistra la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato. Con il nostro ago dobbiamo passare da dietro sotto ad entrambe le costine del primo punto basso lavorato e portiamo il filo con noi. Dopodiché dobbiamo tornare indietro, qui sulla destra, all'ultima maglia bassa in costa retro che abbiamo lavorato. Questa volta non passiamo sotto ad entrambe le costine, ma esattamente in mezzo tra le due, portando così il filo sul retro del lavoro. Abbiamo così realizzato la parte superiore del primo punto del giro e chiuso in modo invisibile la lavorazione del nostro fondo. Non ci resta che andare a bloccare il filo sul retro del lavoro. Ed ecco qui il nostro fondo. Le sue misure sono 14,5 cm per 8 cm circa. Se appoggio la chiusura sopra il fondo, noterete come i due estremi della clic-clac, dove abbiamo questi due pomellini, vadano a corrispondere sul bordo del giro di maglia bassa in costa retro che abbiamo lavorato. Perché queste due parti non le troviamo qui, nella parte più esterna del fondo? Perché il giro che abbiamo lavorato di maglia bassa in costa retro, quando andremo ad agganciare il corpo del nostro progetto, andrà poi a girarsi verso l'alto, quindi di fatto il nostro fondo sarà solamente la parte che abbiamo lavorato a maglia alta. Cominciamo la lavorazione del corpo. Scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle che ci si presentano. Facciamo un cappio con un nuovo filo, con l'uncinetto passiamo sotto ad entrambe le costine che compongono il punto, poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso e andiamo a bloccare il tutto come se facessimo una catenella. E aggiungiamo una catenella. Queste due catenelle che abbiamo appena realizzato vanno a sostituire un punto basso. Aggiungiamo una catenella in più e all'interno dello stesso punto con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo andiamo a lavorare un punto alto. Carichiamo quindi il filo, entriamo nella maglia
nella quale ci siamo agganciati col nuovo filo e lavoriamo un punto alto. Questa combinazione di punti è quella che dovremo andare a ripetere per tutto questo giro. Abbiamo lavorato una maglia bassa sostituita da 2 catenelle, una catenella di separazione e un punto alto nella stessa maglia di base, generando così un aumento. Per annullare questo aumento dobbiamo andare a saltare i prossimi 2 punti sulla base e nel terzo ripetere la stessa sequenza. Quindi saltiamo una e 2 maglie di base, nella terza lavoriamo maglia bassa, catenella e una maglia alta sempre nello stesso punto. Ripetiamo gli stessi passaggi. Saltiamo 2 maglie sulla base, nella terza maglia bassa, catenella e maglia alta. Continuiamo quindi ripetendo questi passaggi fino a ritrovarci al termine del nostro giro. Quando arriviamo al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, ci avanzeranno precise 2 maglie di base. Per questo progetto andremo a lavorare a spirale, quindi non avremo né apertura né chiusura giro. Quando arriveremo al termine della lavorazione del corpo del nostro progetto, avremo ovviamente un piccolo scalino. Applicando però una chiusura clic-clac, questo scalino nella nostra lavorazione non sarà visibile, quindi possiamo tranquillamente procedere a spirale. Nel prossimo giro andremo a ripetere la stessa sequenza di punti che abbiamo appena lavorato, ma l'andremo ad eseguire in un punto particolare. Nella nostra sequenza di punti è presente una catenella che genera uno spazio tra la maglia bassa e la maglia alta. Con l'uncinetto dobbiamo passare all'interno di questo spazio sotto la catenella e ripetere la nostra sequenza di punti. Quindi saltiamo le ultime 2 maglie del giro, con l'uncinetto passiamo in questo spazio al di sotto della catenella di separazione. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e lavoriamo maglia bassa, catenella di separazione e all'interno sempre dello stesso spazio un punto alto. Passiamo sotto la catenella, prendiamo il filo e lavoriamo il nostro punto. Abbiamo così chiuso il giro precedente e iniziato il giro successivo. Passiamo direttamente alla sequenza successiva. Abbiamo maglia bassa, catenella e maglia alta. Passiamo con l'uncinetto sotto la catenella, maglia bassa, catenella e maglia alta. Abbiamo lavorato la prima e la seconda sequenza di punti di questo giro. Se avete difficoltà a tenere d'occhio qual è il momento in cui inizia e finisce il giro, potete applicare un marcapunti qui, sulla prima sequenza che avete lavorato. Per questo giro e tutti i giri successivi non dovremo far altro che ripetere gli stessi passaggi. Lavorare quindi maglia bassa, catenella e maglia alta, nello spazio sotto la catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente. Ricordate sempre dopo la maglia bassa di fare sempre la catenella, altrimenti nel giro successivo non avrete lo spazio. Proseguiamo quindi ripetendo questi passaggi a spirale fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato ripetendo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme fino a raggiungere un'altezza complessiva di 12 cm. Vediamo ora come completare la nostra lavorazione ad uncinetto e andare ad applicare la nostra chiusura. Come vi avevo anticipato lavorando a spirale, nel momento in cui dobbiamo concludere la lavorazione ad uncinetto, abbiamo una sorta di piccolo scalino. Per eliminare il più possibile questo effetto,
Andiamo direttamente nella sequenza successiva all'ultima che abbiamo lavorato. Passiamo sempre sotto la catenella, prendiamo il filo e questa volta andiamo ad eseguire un punto bassissimo. In questo modo. Sulla maglia alta che abbiamo qui sulla sinistra lavoriamo un altro punto bassissimo. Dopodiché allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo la nostra asola e sempre con l'aiuto di un ago andiamo a bloccare il filo all'interno del nostro lavoro. Come potete vedere, il nostro punto è leggermente traforato, un effetto che potete mantenere, che secondo me dà un tocco particolare al nostro progetto, oppure che potete andare a mascherare applicando una fodera. Una domanda che mi viene fatta molto spesso è la seguente: bisogna foderare le clic-clac prima o dopo aver applicato la chiusura? Io dico sempre che è a vostro gusto. Io personalmente preferisco prima applicare la chiusura e successivamente andare ad eseguire la fodera. Per tutti i passaggi e le spiegazioni su come foderare una borsa con chiusura clic-clac, ma anche una borsa in generale, vi rimando alla mia guida su come progettare una borsa ad uncinetto che trovate proprio qui sul mio canale YouTube, che presenta tutta una sezione dedicata proprio alle fodere delle borse. Apriamo la nostra chiusura e dobbiamo far passare la lavorazione ad uncinetto all'interno del suo spazio in questo modo. E la nostra lavorazione in filato dovrà ora andare ad entrare all'interno della scanalatura presente lungo il bordo della nostra chiusura, dopodiché cuciremo insieme le due parti. Per applicare in modo corretto la chiusura alla lavorazione ad uncinetto dobbiamo prendere dei punti di riferimento. In questo caso la forma del nostro fondo ci viene particolarmente in aiuto. I due pomellini qui ai lati della nostra chiusura dovranno corrispondere con i punti centrali dei due angoli del nostro fondo. Sfruttiamo le catenelle iniziali con le quali abbiamo avviato il fondo, che vedete formano questa linea in orizzontale, proseguiamo dritti in questo modo e questi due punti saranno quelli che dovranno corrispondere agli angoli, ai pomellini della nostra chiusura. Una volta confermata la corretta posizione della nostra chiusura, con l'aiuto di un ago, di un paio di forbici, con quello che preferite, andate a spingere direttamente la lavorazione ad uncinetto all'interno della scanalatura della vostra clic-clac e dovete fare questo lungo tutto il perimetro della vostra chiusura. Per aiutarmi in questa fase, soprattutto per mantenere la clic-clac nella giusta posizione, mi aiuto con queste piccole pinzette per tessuti della Prim. Se non avete delle pinzette di questo tipo, potete tranquillamente utilizzare delle mollette. Andiamo quindi a inserire la nostra lavorazione ad uncinetto all'interno della chiusura. Come potete notare, non ci sono avanzi di filato lungo il bordo della nostra chiusura. Non ci resta che andare a cucire. Vado ad utilizzare un ago da cucito con il filo di nylon trasparente. Se non avete questa tipologia di filo, potete tranquillamente utilizzare qualsiasi tipologia di filo da cucito, poiché questo sia molto resistente. Fatto quindi un nodino al filo, vado a bloccarlo sulla lavorazione ad uncinetto e con l'ago vado a prendere parte della mia lavorazione e vado a passare all'interno del primo foro presente qui sulla chiusura. In questo modo, portando così il filo dall'interno della clic-clac verso l'esterno. Dopodiché mi sposto nel foro successivo, portando il filo dall'esterno della clic-clac verso l'interno. E con l'ago devo ovviamente passare anche all'interno della mia lavorazione ad uncinetto. Porto con me il filo e procediamo semplicemente così, cucendo dall'interno all'esterno del nostro progetto e viceversa, attraverso tutti i fori presenti,
sulla nostra chiusura. Ed ecco qui il nostro progetto finalmente completato, con un punto molto particolare leggermente traforato e un perfetto mini fondo ad uncinetto di forma ovale. Spero che questo piccolo progetto vi sia piaciuto e soprattutto di avervi dato uno spunto creativo. Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Se non volete perdervi altri tutorial per borsellini ma anche per borse ad uncinetto, vi invito ovviamente, se vi va, a iscrivervi proprio qui sul mio canale e a guardare tutti i video presenti nelle playlist dedicati proprio alle borse ad uncinetto. Perciò con questo piccolo progettino vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!